Bentornati nel mio canale di cucina, dove do delle piccole ricette e consigli. Oggi voglio proporvi una ricetta, anzi due ricette semplici con 2-3 melanzane. Andrò a preparare le melanzane ammudicate e una pasta asciutta con le melanzane, ma diverse dal solito. Stupiranno i vostri amici, la famiglia, e avrete un piatto super gustoso. Seguitevi e non ve ne pentirete. Ah, dimenticavo, se il video vi piace, inclusa una o tutte e due le ricette, condividete. Grazie a tutti per la visione. Alla prossima! Buongiorno a tutti, bentornati nel mio canale. Oggi con 2 melanzane, anche 3 dipende dalla grandezza, andiamo a preparare due piatti, un primo e un secondo, semplicissimo. Occorre del pan grattato, un po' di acqua salata fredda che andremo a immergere le melanzane una volta affettate. Le bucce non le buttiamo perché le utilizzeremo per mettere sopra alla pasta. Seguitemi e vi mostro queste due ricette semplici, economiche e buone. Innanzitutto affettiamo le melanzane, le bucce le affettiamo leggermente poco più spesse, che serviranno poi per soffriggerli, farle diventare croccanti, che andremo a mettere sopra la pasta una volta terminata la cottura del sugo. Abbiamo messo le melanzane in acqua salata, anche senza la buccia vedete che viene leggermente più scuro perché si tolgono quelle sostanze che tutto sommato fanno male anche ai muscoli. Le affettiamo fini, le immergiamo un paio di minuti e procediamo con la ricetta. Prendiamo a parte un paio di bucce, aggiungiamo un po' di sale e le mettiamo anche in acqua un paio di minuti e poi si andranno a fare a fettine e fare saltare in padella. Procedo. Tagliamo a pezzetti né piccoli né grossi le melanzane per andare a metterle dentro la padella che faremo soffriggere con un po' di olio e poi aggiungiamo un po' di sugo. Le facciamo dorare un po', aggiustiamo di sale e versiamo il sugo che deve bastare per le persone presenti. Se sono più di 6 persone aumentiamo il volume delle melanzane tagliate a tocchetti. Una punta di sale portiamo a bollore e lasciamo cucinare per almeno 10 minuti, un quarto d'ora. Procedo. Facoltativo possiamo aggiungere o una foglia 2 di basilico o una foglia di alloro. Io procedo con l'alloro. Tagliato a striscioline le bucce ovviamente delle melanzane, in un po' di olio andiamo a farle diventare croccanti e soffriggere. Aggiustiamo di sale, toglieremo dal fuoco una volta che saranno diventati ben croccanti. Possiamo spolverare con un po' di erba cipollina o un pizzico di origano a scelta o lasciarle semplicemente così. Quando diventeranno croccanti le metterò da parte. Serviranno per guarnire e mettere sopra il primo piatto di pasta che si andrà a scegliere. Procedo. Senza infarinarli ovviamente ho aggiunto l'erba cipollina, aggiustato di sale. Adesso lascio cucinare a fuoco un po' vivo finché non diventeranno ben croccanti. A dopo. Le bucce rimaste possiamo metterle da parte in un sacchetto che potremo poi utilizzarle per fare degli ottimi snack. Pronte per essere messe da parte e poi andare a guarnire il nostro primo piatto con il sugo di melanzane. Nel frattempo lascerò insaporire del pan grattato, del formaggio, un po' di erba cipollina, un po' di prezzemolo a pezzetti e della mentuccia, ma gli aromi possiamo e potete mettere quello che si vuole. Con un pizzico di sale andrò a mettere un po' di olio e miscelo il tutto.
miscelato bene il tutto, adesso vado ad aggiungere dei pezzettini piccoli di formaggio, potete scegliere quello che volete. Io andrò a mettere dei pezzetti di fontina che poi serviranno per mettere all'interno o a rotolino delle melanzane. Queste melanzane io le chiamo ammudicate, è un piatto veramente buono, gustoso e semplice. Procedo. Nella bistecchiera vado a far arrostire le melanzane, spennellato appena i bordi con un po' di olio. Ovviamente le melanzane le potete friggere o fare così sulla piastra come sto cucinando io. Al termine andrò a riempirle. Aggiustiamo di sale, non occorre farle cucinare proprio tanto perché poi andranno passate o in padella o nel forno. Terminato, adesso vado a preparare il ripieno. Terminato di miscelare bene il pan grattato con tutti i gusti, prezzemolo, erba cipollina, menta, quello che volete, aggiunto dell'olio, miscelato molto bene e adesso ho preparato la teglia unta con un po' di olio e messo altro pan grattato. Procedo. Terminato di prepararle, possiamo metterle sia a involtino, ripiegate su se stesse, o farcirle una melanzana sopra e una sotto con il composto che abbiamo preparato in precedenza. Adesso aggiungerò un filo d'olio e spargerò sopra ancora un po' della miscela rimasta. Terminato, adesso andranno in forno 180 gradi per 10 minuti. Appena ci sarà la crosticina sopra, saranno pronti per essere serviti. Nella parte inferiore del forno 10 minuti. Nel frattempo il composto che è rimasto, possiamo anche mettere semplicemente del pan grattato, vado a farlo tostare senza olio in padella. Al posto del formaggio utilizzerò questo per condire la pasta. Tostato, adesso vado a metterlo da parte e volendo possiamo utilizzarlo anche per altri piatti. Sfornate le melanzane. A questo punto possiamo lasciarle così o andare a mettere 2 cucchiai di salsa con il sugo che avevo precedentemente preparato o del sugo che avete già. Pronti? 2 minuti in forno, il piatto è pronto per essere servito. Adesso passiamo al primo. Messo già l'acqua in cottura per la pasta, in bollitura e verserò sopra il tutto. Fra poco. Aggiungiamo il sugo, voi potete scegliere il tipo di pasta che volete, corta o lunga. Mantechiamo bene il tutto, un paio di secondi che prenda bene di gusto. A me piace portare il tutto in tavola, non so voi, dipende sempre da quanti siamo, le persone, dove ci troviamo. E adesso vado a condire, come vi ho detto prima, con le listarelle di melanzane e il pane tostato aromatizzato. Porto in tavola. Ok, tutto ben condito, poi se qualcuno ovviamente vorrà un po' di sugo lo andiamo ad aggiungere dopo. Allora, io ho le mani ben pulite, se avete ospiti usate il cucchiaio. Il pan grattato ben tostato, una bella spolverata, con un cucchiaino lo lasciamo a tavola. E qui mettiamo le nostre melanzane a listarelle fatte saltare croccanti. Un piatto veramente gustoso e saporito. Comunque io ringrazio sempre a chi mi segue, se le ricette vi piacciono, vi piace il video, lasciate un like, iscrivetevi che ho tante delle ricette buone e lasciate un commento che è sempre molto gradito. Nel frattempo vi mostro la melanzana che ho preparato ammudicata. 2 ricette che si preparano in neanche 3/4 d'ora, gustosissime e buone. Un attimo che prendo un coltello
che ho dimenticato, vi faccio vedere come viene la melanzana ammodicata, un piatto semplice e buonissimo. Ecco qua, gustosissimo, un piatto che costa poco con 3 melanzane preparato un primo e un secondo. Alla prossima ricetta e grazie.